Buongiorno a te, sono Francesco Guarnaccia di Francesco Guarnaccia Results e oggi ti voglio parlare di due obiezioni che vengono fatte quando si parla di investimenti. La prima obiezione è: non ho abbastanza soldi per investire. E la seconda obiezione è: non ho l'età giusta per investire perché sono troppo giovane oppure troppo vecchio. Vediamo di discuterle entrambe. La prima obiezione riguardante il capitale iniziale da investire è veramente non sussiste, non è vera. Perché non è vera? Perché anche con 1000 euro hai la possibilità di investire in azioni di aziende meravigliose che tu hai selezionato, ok? Oppure di investire anche in ETF e puoi con 1000 euro anche investire in più azioni diverse, di aziende diverse intendo. Eh, Considerando il fatto poi che al giorno d'oggi ci sono anche molti broker che permettono di comprare parzialmente un'azione, cioè una quota parte di un'azione, per esempio Amazon in questo momento è intorno ai $3.000, quindi se ho $1.000 o 1.000 euro non posso comprare un'azione Amazon, però ci sono molti broker che ti permettono di comprare metà, un quarto, una frazione di azione, quindi hai possibilità di investire proprio in tutte le azioni che sono presenti sul mercato. Con gli ETF chiaramente il problema non sussiste perché gli ETF ti permettono di investire qualsiasi cifra, per esempio anche con un piano di accumulo. Quindi non ho abbastanza soldi, non è vera. Tra l'altro gli investimenti finanziari ti permettono di cominciare a far crescere il tuo capitale proprio da una base molto piccola. Immagina per esempio se tu volessi investire nell'immobiliare. L'immobiliare deve avere una partenza di qualche migliaia, decine di migliaia di euro se vuoi comprare un appartamento. Cosa che per esempio questo limite non esiste con gli investimenti appunto in borsa. La seconda obiezione riguarda l'età. Allora, perché sono troppo giovane, quindi non penso a questo momento ad investire, oppure sono troppo anziano. Se sei troppo giovane, però, supponiamo che hai 25 anni, come sono più o meno è l'età dei miei figli, e a 25 anni tu, se hai cominciato a lavorare, hai una prospettiva di lavorare fino ai 64, sono 40 anni. Allora, se tu investi 1000 euro senza aggiungere nulla durante questi 40 anni, giusto per farti capire un po' la potenza dell'investimento, se tu investi 1000 euro con un interesse che si può raggiungere del 10% medio annuo, questi 1000 euro diventano la bellezza di 40.000. Allora tu immagina cosa potrai ottenere se magari a quell'investimento tu ogni anno aggiungi, che ne so, 500 euro. Naturalmente il capitale che verrai a costruire sarà veramente considerevole alla fine del tuo investimento. Quindi puoi crearti per esempio una pensione fatta su misura per te perché tu te la costruisci. Ok, ma viene anche l'obiezione dell'età non adatta anche dai miei coetanei. Io ho quasi 60 anni. La prospettiva di vita però di un media in Italia è 82 anni, quindi se Dio vuole che abbiamo una buona salute, potremmo avere anche a 60 anni 20 anni di investimenti che possono darci veramente dei risultati interessanti. E altra cosa, probabilmente a 60 anni potremmo avere un capitale iniziale un pochino più elevato di quello che può avere un 25enne, come può avere mia figlia per esempio che ha 27 anni, e quindi questo ci permetterà di far giocare l'interesse composto appunto a nostro favore, cioè praticamente
investiamo il capitale e reinvestiamo gli interessi. Comunque ti rimando al video che ho fatto sull'interesse composto se vuoi appunto conoscere qualcosa di più. Ecco, quindi con questo io direi che queste due obiezioni non sussistono. Naturalmente per investire ci vogliono conoscenze, quindi va investito, il primo investimento che fai è in conoscenza. Per esempio i miei corsi di value investing appunto hanno lo scopo di metterti nelle condizioni di cominciare a investire in azione con una consapevolezza corretta. Ecco, quindi la mia domanda che ti faccio ora è che cosa ti sta trattenendo dall'investire? Qual è l'obiezione che tu senti dentro di te se ancora non hai colto l'opportunità di cominciare ad investire? Ecco, con questo io ti saluto, ti ringrazio per avermi ascoltato e ti do appuntamento alla prossima occasione.